Nel 1978 il regista dell'indimenticabile trilogia di Spider-Man con Tobey Maguire, Sam Raimi, diresse un cortometraggio con il suo vecchio amico Bruce Campbell protagonista. Questo corto si chiamava Within the Woods ed è stato il punto di inizio di una delle saghe horror splatter più amate di sempre. La casa. Ora, io sono una persona terribile e al momento non ho ancora recuperato questa serie di film, sia perché non apprezzo particolarmente il genere, sia perché, sinceramente, non ho mai provato molto interesse nel guardarla. Però questo interesse è aumentato quando, la sera dello scorso Halloween, ho visto il film di cui vi parlerò oggi, La casa. Il remake. Dunque, direi di non cincischiare e di andare dritti alla trama. La pellicola si apre mostrandoci una ragazza che viene catturata da degli uomini e poi legata ad un palo in un seminterrato. Qui un'anziana donna che sta leggendo un antico libro, il Necronomicon Ex Mortis per chi conosce bene la saga, dichiara che la ragazza è posseduta. Dunque il padre le dà fuoco per salvarle l'anima mentre l'entità malvagia si palesa. Un po' di tempo dopo, nella stessa casa in cui è avvenuto il fattaccio, arrivano 5 ragazzi. Mia, suo fratello David con la fidanzata Natalie, Eric e la loro amica infermiera Olivia. Rispettivamente Jane Levy, Man in the Dark, Shiloh Fernandez, presente anche in Euphoria, Elizabeth Blackmore, The Vampire Diaries, Lou Taylor Pucci, American Horror Story e Jessica Lucas, Pompei. Mia è una tossicodipendente e il gruppo l'ha portata nella casa per aiutarla a smettere e starle vicino. La prima sera i ragazzi trovano una botola, la aprono e scendono nel seminterrato, dove trovano numerosi corpi di gatti morti e un misterioso libro. Eric prende il manoscritto con sé e inizia a leggerne qualche passo. Questo libera un'entità malefica. Durante una crisi d'astinenza Mia prende l'auto e cerca di scappare dalla casa, ma quando una donna compare sulla strada un incidente. Perita cerca di scappare nel bosco, ma viene intrappolata dai rami di un albero e tramite essi posseduta dal demone evocato da Eric. Il gruppo la ritrova e la riporta a casa, dove, quando si risveglia, inizia a delirare e a farsi del male. David, convinto sia in crisi d'astinenza, decide di portarla in un ospedale, ma quando sulla strada scopre che il fiume lì vicino è esondato, si trova costretto a tornare indietro. Da qui si scatenerà il caos tra follia e sangue a fiotti, e io lascio a voi il piacere di vedere come continua. Fede Alvarez, regista anche del recente Alien Romulus, si carica sulle spalle una bella quintalata di responsabilità con questo remake e onestamente credo che ne sia uscito non solo a testa alta, di più. Non conoscendo l'opera originale non posso fare confronti e quindi mi fermerò a ciò che il suo lavoro mi ha passato. Quindi bravura nelle scene splatter ed azione, ma anche nel creare tensione senza mollare mai la presa. Molto bravo nell'equilibrare il tutto senza mai perdersi in troppe lungaggini. Certo, ci sono delle sbavature, soprattutto a livello di sceneggiatura, scritta anche da lui, ma per essere il suo film d'esordio se l'è cavata piuttosto bene. Buona anche la fotografia, pur non avendomi particolarmente colpito se non in qualche occasione. La colonna sonora di Roque Bagnos, le musiche anche per L'Uomo Senza Sonno, non mi hanno colpito, le ho trovate estremamente anonime, tanto da non ricordarmele nemmeno. Ottimo il sonoro, bellissimi gli effetti nei momenti più splatter. Il grosso punto debole di questo film è proprio qui, la recitazione. 5 attori e solo una, Jane Levy, mi ha più o meno convinto. Gli altri passano dall'accettabile al mediocre ogni 3x2, senza mai dare chissà quale identità o spessore ai propri personaggi. Meglio, come accennato prima, Levi, che, pur esagerando un po' in alcuni punti, rappresenta in modo soddisfacente una tossicodipendente in crisi d'astinenza e poi la ragazza posseduta. Ripeto, niente di eccezionale, ma almeno si porta a casa l'interpretazione. Molto meglio i doppiatori italiani, che riescono a ravvivare, almeno a livello vocale, un po' le performance degli attori e attrici della pellicola. Un film che ho apprezzato parecchio, che mi ha divertito e soprattutto incuriosito verso la saga originale. Non è di certo un capolavoro e sicuramente la recitazione è decisamente non all'altezza della regia e una sceneggiatura piuttosto scarna si fanno sentire non poco, però se la cava e intrattiene dall'inizio alla fine. Penso sia un gran peccato che da qui non siano andati avanti come previsto dai piani originali e abbiano optato prima per una serie TV, Ash vs Evil Dead, e successivamente per un reboot della saga, La casa e il risveglio del male, perché c'erano parecchie potenzialità. Dico ciò anche perché Alvarez dichiarò che questo non fosse un vero e proprio remake, ma una sorta di storia parallela agli originali, in cui a causa del Necronomicon i fatti del primo film si ripetevano in epoche diverse e sarebbe stato bello vedere come avrebbero continuato la saga.
soprattutto perché nei piani originali del sequel c'era la volontà di fondere i due universi in qualche modo. Insomma, poteva essere interessante e il potenziale è stato abbastanza sprecato, ma penso che ce ne faremmo una ragione. In ogni caso direi che anche solo per la bella regia di Alvarez e l'intrattenimento che offre sia una buona soluzione per passare una serata all'insegna del sangue a fiumi. E voi cosa ne pensate? Fatemi sapere la vostra nei commenti e, ovviamente, non dimenticate il like e il follow. Ciao! Ancora qui? Bene, bene. Vedo che non vi arrendete ai titoli di coda. Bravi, così mi piace. Allora non scappate perché, come vedete, alcune cose sono cambiate. Ma ne saprete di più molto presto. Intanto vi anticipo che la Iena ha deciso che non le bastavano più i riassuntini che potreste trovare anche su Wikipedia. Nah, ora si inizia a scavare e non potete immaginare quali storie ho scovato andando sotto la pelle del cinema. Ci vediamo appena siete pronti ad andare nel profondo.